Buongiorno a tutti amici, 8 del mattino, mi sono preso mezz'oretta in più, con queste temperature si dorme troppo bene, vi faccio vedere quanti gradi ci sono fuori. La colazione è pronta, bella spremuta, uovo, fette, marmellata, prosciutto, formaggio, abbiamo di tutto, ma vi faccio vedere i gradi. Ve li faccio vedere perché è davvero piacevole, ci sono 8.8 gradi fuori alle 8 del mattino. Adesso mangiamo, lavoriamo un po'. E probabilmente aspettiamo qui che arrivi il bel tempo, perché già da oggi inizia a migliorare, da domani proprio sole, bellissimo, quindi si potranno fare escursioni, si potrà filmare, potremo scendere dal camper, potremo fare dronate e quindi farvi vedere questo meraviglioso posto. Ok ragazzi, adesso mangiamo. Ragazzi, riprende il viaggio, continuiamo sulla Trasfagarasan e a 22 minuti ci dovrebbe essere un parcheggio con delle telecabine per poter salire sui monti, fare escursioni, visitare qualcosa. Avevo in mente di visitare da giorni la vetta più alta della Romania, si chiama Monte Moldoveanu, però mi sono informato bene tra ieri sera e adesso e ho scoperto che il punto più vicino dove si lascia la macchina è indietro di 2 ore e mezzo. Non voglio riscendere giù nella Trasfagarasan allora l'escursione era fatta così, adesso bisognava raggiungere questo paese, in questo paese contattare qualcuno del posto che con un fuoristrada ti accompagna in una strada abbastanza brutta per 2 ore sino al punto della partenza, poi ci vogliono 5 ore per arrivare sulla vetta, altre 5 ore riscendere e questo signore ti dovrebbe riprendere e riportare al camper. È un po' impegnativo e complicato, ma soprattutto perché ho già passato quel posto, cioè stavo venendo da lì, quindi tornare indietro di 2 ore e mezzo non mi piace. Peccato, vedremo qualcosa più avanti. Avrei potuto non dire nulla, andare avanti, filmare altro, però ve lo dico perché ci tenevo, era da giorni che vedevo questa vetta ed era fattibilissima, abbiamo fatto escursioni più impegnative, però ho scoperto adesso che è indietro, quindi andiamo avanti. Buongiorno anche a Rita. Buongiorno. E proseguiamo. E quindi dopo aver dormito fuori dall'hotel Capra riprendiamo il viaggio. Vorrei camminare e filmare ogni centimetro di questi monti. Vendono un sacco di prodotti locali, salsicce, formaggi. Ci sono i tavoli da picnic che organizzano queste bancarelle con tutti i loro prodotti.
Ce n'è roba da mangiare, ce n'è olio, salami, formaggi di tutti i tipi. Un paradiso, è o no una delle strade più belle d'Europa o del mondo, non lo so come viene classificata, ma senz'altro è stupenda. Guardate qua cosa c'è, che panorami, che montagne, fiumi dappertutto. Mi sembra di perdermi qualsiasi cosa, mi sembra di perdermi il viaggio. Se non passeggio in un monte mi sembra di perdermelo, se non mi fermo a mangiare quei prodotti mi sembra di perdermi qualcosa. Vorrei poter fare tutto, ma non si può nella vita, non posso. È ora di pranzo, ci siamo fermati qua, abbiamo un po' di panorama e poi proseguiamo dopo. Oggi abbiamo fatto veramente pochi chilometri, non me ne voglio più andare da questa strada. Abbiamo fatto un quarto d'ora di camper, ci siamo rifermati e Rita sta preparando il pranzo. Oggi pranziamo, ragazzi, con un po' di panorama, vi faccio vedere fuori dalla finestra. Oggi pranziamo con questo panorama. Sembra davvero di stare di nuovo in Norvegia. Molto simile questa valle, questo punto, sembra davvero quei posti che abbiamo visto in Norvegia che erano stupendi. Vero, Dada? Vero. Non sembra la Norvegia? Sì. È bellissima questa valle. Abbiamo un pezzo di polenta avanzato dall'altro giorno e poi Rita sta preparando un riso. Un riso per Davide. Un riso per Dado, delle fettine, lì hai fatto un broccolo. Un cavolo. Hai ragione. E quindi ragazzi, come vi ho detto, pranziamo qui. C'è un po' di traffico, una strada ambita da tutti, i motociclisti ne passano 300 al minuto. E anche macchinoni. Questo è il nostro panorama e questo è il nostro pranzo. Abbiamo già detto polenta, vino, cavolo. E Rita dietro sta facendo delle fettine ai ferri con un filo d'olio. Buon pranzo a tutti e buon panorama. Riprendiamo il viaggio sempre sulla Trasfagarasan. Non ce ne vogliamo andare, non me ne voglio andare. Come salgo e faccio qualche curva mi appaiono altri scenari, guardate qua. Sopra si fanno parecchi tunnel. Ah, pazzesco, troppo bello. E poi c'è fresco tutto il giorno con 10 gradi.
come chiudono a cancelli la strada. Siamo arrivati in un posto dove si può prendere un'altra telecabina, però adesso è chiuso, è tardi, sono forse già le 5:30. Guardate la nebbia che c'è, si è messa una nebbia pazzesca, siamo in mezzo alle nuvole, siamo a 2050 metri di altitudine. Sì, non c'è caldo infatti. Guarda quanti prodotti seri, di tutto vendono qui. A 2050 metri di altitudine c'è di tutto, ristoranti e tutti questi chioschi che vendono soprattutto roba da mangiare, oltre che souvenir. Qua le temperature stanno precipitando e stanno già chiudendo tutto. Domani vediamo meglio. Qui si prende la teleferica. Non so da dove. Beh, abbiamo trovato subito dei formaggi, non potevamo tirarci indietro. E anche del pane, guardate questi panini che belli, ne abbiamo comprato uno. Sono davvero molto buoni. Guarda queste salami che buoni, Dado. Rita, prima di uscire, cosa ci ha detto, Dado? Di non comprare niente, invece ci ritroviamo qui con 35 euro di roba. Formaggi, salsiccia, di tutto. Pane, un cifraggio enorme, buonissimo, ha detto Davide. Qua c'è un lago. Un lago a 2050 metri. Oh, aiuto, stavo volando. Cess. Siamo veramente in mezzo alle nuvole, però domani dovrebbe iniziare a migliorare il tempo, se non sbaglio, e quindi stavo sprofondando e quindi potremmo anche fare qualche uscita, qualche passeggiata qua in mezzo. Ma se spari un fuoco d'artificio sulle nuvole? Vedete, qua giù è appena arrivata la telecabina, questa rossa. Però cosa la prendiamo a fare? Fa praticamente tutta la valle con la telecabina, noi la facciamo in camper perché dobbiamo scendere. Ero convinto che da qui andasse ancora più su, invece questo è il punto massimo, 2050 metri. Guardate come cambia il clima in alta montagna. Fermati! Oh! Dado! Queste cose gli piacciono troppo, condizioni estreme. Sì! Ti vedo! Vieni qua che c'è un freddo assurdo! Adesso scendiamo da qua, aiuto. Speriamo che migliori il tempo. Domani mattina c'è un percorso da fare in mattinata. Domani ci facciamo quel percorso da corto, eh? Va bene. Piccolino, ci prendiamo gli scarponi, l'attrezzatura. Ci vuole il giubbotto invernale, non è più questione di scacciaacqua. Giubbotto invernale, perché c'è troppo freddo qua. Mi sembra che stanotte faccia 2 gradi, le previsioni mettono 2 gradi. E mamma scende dal camper? Mai. Mai. Siamo rifiniti nel negozio, no, perché queste cose ci fanno uscire di testa, mi ha dato. No, proprio sotto la montagna. Ah, abiti qua sotto la montagna? Sì. Avremmo voluto fare delle escursioni qui, ma abbiamo paura degli orsi. Ma no, a camminare a passeggiata non è molto bene. È pieno di orsi in questa zona. È pericoloso, vero? Sì? Meglio di no. Poi ho un bambino di 13 anni ed esco sempre con lui e non vorrei davvero trovarmi in difficoltà. No, quell'italiano là che è venuto e l'ha ammazzato l'orso
ha dormito qua da me dalla pensione e ho detto lascia il pane, non prendere il pane dal tavolo perché io si sono pericolosi. Ho detto no, ha litigato con i suoi amici, no io prendo il pane, è partito da qua, da dove abitiamo noi, in 2 ore ho visto alla televisione che l'hanno ammazzato. Porca miseria, quindi tu l'hai conosciuto, ci hai parlato con lui? Sì. Porca miseria, ha comprato del pane da voi, poi è partito? No, qua giù al ristorante dove ho dormito 3 notti qua. Ah, ok. E ha comprato del pane, ma per darlo agli orsi o per lui? E l'orso l'ha sentito? No, per darne all'orso. È andato direttamente a darglielo all'orso. Ah, è andato per dare da mangiare agli orsi e l'hanno ammazzato anche per quello, perché è sceso dalla moto. No, è sceso dalla moto, però gli orsi sono pericolosi, non vai a... Non è un gatto. Certo. Va bene, non ti disturbo oltre, grazie per la chiacchierata, a presto. Va bene, dai, buone fede, arrivederci. Buona vita a te, ciao. Avete visto ragazzi, ci hanno raccontato anche la storia di questo ragazzo che è morto aggredito da un orso, ammazzato da un orso. Avete sentito amici, parte della telefonata. Il marito di questa ragazza dove abbiamo comprato i formaggi, i prosciutti, ha un ristorante sotto di famiglia e questo ragazzo italiano che avrete sentito tutti, che è venuto qui nella Trasfagarasano in moto, ha comprato il pane da dare agli orsi, quindi aveva già in mente di fermarsi lungo la strada dove li abbiamo visti noi, quelli che avete visto che abbiamo filmato noi. Si è fermato, è sceso dalla moto per dargli pane, per dargli da mangiare e l'hanno ammazzato. Adesso compriamo un po' di pomodori e poi basta. Qua ci sono prodotti ragazzi che io dormirei qui, cioè dormirei qui veramente. Incredibili. Questi sono dei formaggi che chiudono con la corteccia degli alberi. E poi vabbè, salami, salsicce, pancetta di tutti i tipi. Questi sono incredibili. Questo che cos'è? Di capra o di pecora? Bufalo. Guardate che bello questo di capra, questo l'abbiamo comprato. E alla fine è dato, gli orsi non hanno mangiato a noi, ma noi ci mangiamo l'orso. È veramente buono. È veramente buono, questo è un pezzo di orso, perché qui sono troppi, la caccia è regolamentata e quindi hanno un numero di orsi da battere. Ok, va bene questo. Ma è buonissimo, buonissimo. Beh, alla fine ragazzi ci siamo fermati anche da Delia. Ciao Delia, incantato. Parla spagnolo e ci ha venduto orso, ci ha venduto cinghiale, ci ha venduto formaggio di capra e adesso la facciamo iscrivere al canale di YouTube. Sì. Camperado. Allora ragazzi, abbiamo comprato salsiccia, un pezzo di pancetta di maiale, abbiamo comprato un pezzo di pecorino o di capra. No, ma questa di capra l'hai aperta Rita? Che cosa? Guarda questa di capra, guarda che bella che la forma. Sembra buonissima, cavolo. Li abbiamo assaggiati tutti, sono spettacolari. E poi abbiamo comprato orso, abbiamo comprato cinghiale, abbiamo comprato un panino. Insomma, un po' di prodotti di questa zona, uno migliore dell'altro, abbiamo assaggiato tutto. 8 di sera e Rita ci prepara dello spezzatino di maiale, o comunque dei bocconcini di maiale in umido. Non li faccio, sì, non faccio lo spezzatino, li faccio con carotine, con Sì, ci piace moltissimo. Rita, ci piace di più. No, non di più, ci piace molto anche così, crea un buon sughetto e un buon sapore. Sì. Sono le 8, forse l'ho già detto, adesso vi dico quanti gradi ci sono alle 8 adesso vi dico anche quanti metri siamo di altitudine precisamente, non mi ricordo se vi ho detto anche questo. Ragazzi, sto invecchiando, abbiate pazienza. Siamo a 2054 metri o 2050 e alle 8 di sera ci sono 7,9 gradi fuori. È probabile che stanotte possano arrivare sì intorno ai 3, 4, 2, chissà. Vabbè, comunque. Adesso apparecchiamoci, facciamo una bella cenetta. Internet qua prende bene, quindi ci possiamo guardare la TV, tranquilli. Abbiamo il cinesino acceso a 3 su 6 e quindi sta tirando fuori un bel caldo da questa bocchetta, ma non fa avvicinare la mano, te la brucia, te la ustiona. Qua invece c'è un sacco di gente fuori
che montatende. Madonna, una tendina qui a questa temperatura devi avere forse un po' di riscaldamento, penso, o no? Ma ci avranno un Bel saccappello. Vedete ragazzi, sono qua, la stanno montando qui, c'è molta nebbia ma si vede la tendina blu. Ma c'è gente che magari dorme anche in macchina, perché c'è gente che ama solo stare in montagna. Vedete qua, tutti fuori, in felpa. Rita continua a cucinare e adesso sta cucinando con il gas e anche l'induzione. E le temperature interne sono salite a 23 gradi, le abbiamo infatti abbassato a 2. Vedete? Cucina a gas e anche induzione di là. Adesso c'è proprio caldo, magliettina, tra un po' a petto nudo mi metto fuori, ci saranno 6 gradi. non sarei in grado. Massiccio, eh? Questo basta così. Carne di maiale con carotine, cipolle, capperi, pomodori comprati qua a 2050 metri, freschi, sono freschissimi, 6 gradi. E vabbè ragazzi, viva la montagna. Buono Dado, ottimo. A domani ragazzi. Vediamo che fare domani, se faccio una passeggiata qua intorno con Dado, ma sarebbe un giro intorno a questo lago che vi ho fatto vedere, ma decidiamo domani, adesso ceniamo. Ci vediamo, buona.